Benvenuti o ben ritrovati sul canale Preparazione 2.0. Anche l'appuntamento di oggi sarà dedicato alla rubrica Supermat e nello specifico mi piacerebbe farvi vedere un metodo di integrazione davvero particolare, ma entriamo nel dettaglio. La tecnica di integrazione di cui parleremo oggi è nota con il nome di tecnica di Feynman, poiché fu resa nota dal celebre fisico in una sua autobiografia. In realtà, questa particolare tecnica di integrazione, che consiste nel parametrizzare in maniera opportuna una funzione, arrivando a differenziare sotto il segno di integrale, si basa in realtà sul teorema di Leibniz. Preso una funzione di due variabili ed una delle sue derivate parziali prime, e supposte che esse siano continue nelle variabili x e y, con f definita nel prodotto cartesiano tra l'insieme chiuso A e B e un insieme y a valori reali, dove y è un insieme compatto in Rn, la derivata rispetto a una delle due variabili, ad esempio rispetto a x, dell'integrale chiuso sull'insieme y di f di xy in dy è uguale all'integrale lungo il medesimo intervallo della derivata parziale rispetto a x della nostra funzione in due variabili in dy. Come vedete, grazie al teorema di Leibniz è possibile portare l'operazione di differenziazione all'interno dell'integrale. Ma proviamo ad utilizzare la tecnica di Feynman per risolvere l'integrale definito tra 0 e 1 del logaritmo naturale di x in dx. Innanzitutto ci rendiamo conto che si tratta di un'integrazione in senso improprio, in quanto il logaritmo naturale di x non è definito nello 0. Proviamo allora a studiarne la convergenza. Il limite per x che tende a 0 del logaritmo naturale di x fornisce il valore meno infinito, che però è un infinito di ordine inferiore a qualunque potenza, dunque sicuramente di ordine inferiore a 1, e di conseguenza per i criteri di convergenza degli integrali impropri avremo la garanzia che questo integrale convergerà e quindi tenderà ad assumere un valore finito. Come anticipato, la tecnica di Feynman prevede che si faccia ricorso ad una funzione parametrizzata. Proviamo ad esempio a definire la funzione f di alfa come l'integrale tra 0 e 1 di x alla alfa in dx. A questo punto proviamo ad effettuare la derivata rispetto ad alfa della nostra funzione. Dunque otterremo derivata in d alfa dell'integrale tra 0 e 1 di x alla alfa in dx. Ma per il teorema di Leibniz possiamo portare all'interno del segno di integrale l'operazione di differenziazione nella variabile alfa, di conseguenza avremo la derivata parziale rispetto ad alfa di x alla alfa in dx, e ricordandoci che si tratta rispetto alla variabile alfa di una funzione esponenziale di base x, per cui in generale la derivata di a alla x fornisce il valore alla x per il logaritmo naturale di a, otterremo integrale tra 0 e 1 di x all'alfa per il logaritmo naturale di x in dx. A questo punto, confrontando il nostro integrale di partenza con quanto abbiamo appena ottenuto, notiamo che il nostro integrale può essere visto come la derivata prima della nostra funzione definita f di alfa, ma nel valore particolare per cui alfa sia pari a 0. Di conseguenza, provando ad ottenere un'espressione formale per la nostra f di alfa, risolvendo dunque l'integrale tra 0 e 1 di x all'alfa in dx, notiamo subito che si tratta di un integrale immediato, per cui rispetto alla variabile x questo integrale avrà soluzione come x all'alfa più 1 fratto alfa più 1 tra gli estremi di integrazione 0 e 1. Di conseguenza, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, otterremo 1 elevato alla alfa più 1 fratto alfa più 1 meno 0, dunque 1 fratto alfa più 1. A questo punto notiamo che f di alfa rispetto alla variabile alfa è una funzione fratta. Di conseguenza, la sua derivata
sarà agevolmente ottenuta facendo ricorso appunto alla derivazione delle funzioni razionali, per cui diventerà meno 1 fratto alfa più 1 al quadrato. Ricordandoci poi, in base a quanto abbiamo definito prima, che il nostro integrale ricercato è dunque l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo naturale di x in dx, è fornito dalla derivata prima della funzione f di alfa valutata nello 0, otterremo meno 1 su 0 più 1 al quadrato, dunque il nostro integrale assume il valore meno 1. Spero che anche questo approfondimento sia stato di vostro gradimento, vi saluto e vi aspetto nuovamente sul canale Preparazione 2.0. Ciao a tutti!